Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale, edizione Centauria, un modello in scala 1:8, uscita numero 45 delle 110 previste per il completamento di questo splendido modello che ha vinto il Rallye di Monte Carlo nel 1984 con il pilota Walter Rohr e il suo copilota navigatore, perché non so cosa ho detto, copilota, Christian. Intanto saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi, iscrivetevi al canale, sempre che ne abbiate piacere, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Volevo anche informarvi che sono riuscito a mettere gli abbonamenti. Adesso mi raccomando, non è il caso che tutti andiate a fare l'abbonamento una alla volta ragazzi, mi raccomando, non accalcatevi. E beh ragazzi, ho provato, ditemi se c'è qualcosa di sbagliato, sicuramente sì, ma io cercherò sempre di servirvi al meglio e di aiutarvi dove posso. Intanto ringrazio Luigi, il quale delle 4 sezioni stadi di abbonamento che ho attivato, lui ha scelto di sottoscrivere l'abbonamento sostenitore speciale. Io ti ringrazio tantissimo Luigi, grazie mille del tuo supporto. Poi c'è anche il diamante, ecco, l'ho chiamato così, dove andate a vedere quello che offro. E fatemi delle critiche costruttive, io accetto, se mi aiutate a migliorarmi, non chiedo di meglio. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E adesso passiamo a quello che ho trovato in questo numero: il tunnel centrale con la leva, eccola qui. Qui abbiamo un perno a mezzaluna, di conseguenza abbiamo un foro a mezzaluna qui, però attenzione perché qui c'è uno sfrido dettato dal punto di iniezione della plastica fusa nello stampo, che vi conviene andare a togliere, altrimenti farete un po' di fatica per inserirlo all'interno del suo spazio. Vedete? Ecco, qui non vi potete sbagliare. Perfetto, questo è a posto. Sono andato anche, come avete visto mentre vi salutavo, a intervenire qui e qui, dove c'erano anche qui i punti di iniezione. Questo lo possiamo mettere da parte. Cosa ci serve? Ci serve il pianale abitacolo, eccolo qui, i 2 sedili che ricordo essere uguali. Questi sono dei miei riferimenti, ecco qui. Questo il martinetto o il crick. Vi conviene andare a consumare appena la parte sotto, perché anche qui abbiamo il punto di iniezione e quando dovrete andarlo ad avvitare qui, in questa maniera, lui non tocca perfettamente tutta la base sotto.
Io mi sono già creato il filetto con una vite AP nel foro dedicato, qui. Mentre invece qui non vi consiglio di crearvi i filetti, perché questi cilindri entrano perfettamente senza alcun gioco all'interno dei fori dedicati, ragion per la quale se io andassi ad avvitare la vite all'interno si creerebbe un'espansione della plastica che sì, vi permetterebbe comunque di inserirli, ma con un po' più di difficoltà, quindi non andiamo a fare questo lavoro. Però una cosa importante che va fatta è questa, perché vi semplifica non poco il montaggio e non vi fa tirare giù qualcuno dalle parti alte, che sarebbe sempre cosa sbagliata. Allora, guardate, dalle istruzioni ci fanno vedere di andare ad avvitare prima il martinetto, ma io ve lo sconsiglio, lo faremo alla fine, perché è un punto delicato, ha più punti delicati questo martinetto, quindi ci darebbe fastidio, lo faremo dopo. Adesso questa non mi serve più, perché il montaggio è semplicemente quello di andare a mettere i sedili qui nelle loro sedi, sia il primo che il secondo, e andare ad agganciare questi perni neri di queste parti della cintura, quelle inferiori, qui. La prima cosa che dovete fare, una volta che avete messo la cintura diritta con il gancio verso il basso, è quello di accertarvi, guardate come ho il gancio io, di accertarvi che la mezzaluna sia rivolta verso la parte posteriore dell'auto. Questo perché? Perché se sbagliate le cinture vi staranno al contrario, e in questo caso non vi preoccupate, vi basterà sganciarle e riagganciarle, non andate a togliere il perno, mi raccomando. Bene, prima cosa, andate a inserirvi subito questo perno qui, prima di mettere il sedile, questo perno e questo infatti va girato al contrario. Vi ricordate quando abbiamo fatto quando ho fatto il montaggio di questo, vi dissi probabilmente poi ci sarà da girare qualche perno al contrario a seconda di come avremo il foro, ma non ci sono problemi. Ecco, questo è a posto. Adesso vado a inserirmi il sedile ed avvitarmelo. Le viti AP le dovete recuperare dal fascicolo precedente, se vi ricordate ce ne hanno date in maggior quantità rispetto a quelle che erano richieste per il montaggio di quel numero. Non vi so, adesso parlando degli abbonamenti, non vi so spiegare l'emozione che ho avuto quando mi sono visto il primo abbonato, che per adesso è rimasto a 1. Ma ero troppo emozionato, tanto emozionato, a tal punto che mandai un vocale a Luigi per ringraziarlo. Bisognerebbe sempre riuscire ad emozionarsi nella vita, senza abituarsi alle cose belle, a quelle che ci fanno stare bene, no? Perché adesso, non parlando dell'abbonamento, ma parlando delle cose più importanti, sono quelle che diamo per scontato, ma bisognerebbe veramente assaporarsele sempre nella giusta maniera. È brutto da dire, ma come se fosse l'ultima volta che magari ci è dato riceverle, no? Senza angoscia ovviamente, ma giusto per dare, come potrei dire, la giusta emozione
a quell'azione, ecco. Vedete? La cintura è perfettamente diritta, il gancio guarda verso il basso e questa è la posizione corretta. Adesso vado a inserirmi questo che è più semplice perché è all'esterno, non ho problemi. Prendo questa pinza a becchi liscia, delicatamente inserisco il gancio all'interno, ecco. Mi accerto che la base del sedile argentata sia perfettamente imbattuta contro il pianale e sono a posto. E questo montaggio è terminato per quanto riguarda il lato guida. Adesso passiamo a questo. Vedete? Tutto è più semplice. Andiamo subito a posizionare quella interna. Ecco, metto il sedile. Vi ricordate? Ci vuole il metodo. Ognuno ha il suo metodo. L'importante è non fare possibilmente danni e non impazzire nel montaggio. E questo quando è che succede? Che uno molte volte dice: ah, guarda te, se l'avessi saputo. È perché voi non dovete prendere il pezzo e montarlo subito, dovete studiarvelo e non dare per scontato che si debba montare così. Voi provate a ragionare, lo mettete sopra, provate a vedere la posizione, andate avanti con il montaggio guardandovi le viti dove vanno messe e vedete che tutto è più semplice, è automatico poi, perché vi aiuta questo ad affrontare le cose così, di tutte le azioni che farete. Vedete, io non avendo messo questo, non devo neanche attenzionarlo per potenziali possibili rotture, perché lo faccio alla fine. Lo andrò a mettere alla fine. Ecco qui. Adesso non mi rimane che mettere questa esterna, che è molto semplice, perché quella dove andate a tribulare, anche se poi riuscite a metterla, è questa, che abbiamo già messo. Anche questo gancio va girato al contrario, perché mi dà la mezzaluna. Ah no, è giusto, è giusto. La mezzaluna interna è giusto. Altrimenti non ci sarebbero stati problemi, ve l'ho spiegato. Ecco. E il montaggio è terminato. Non vado ancora a montarmi queste, come vi farò vedere poi. Lo metterò, ogni video che farò adesso, sentitemi bene, li metterò in abbonamento soltanto un giorno, ma non vi preoccupate, cioè non è che io adesso ogni video lo metto in abbonamento, ci mancherebbe, però per dare un qualcosa in più all'abbonato permetto a loro di vederlo prima di tutti, ma si tratta di un giorno, quindi insomma ragazzi non è il caso di prendersela, mi raccomando, venitemi anche incontro, nel senso comprendete anche quello che sto cercando di fare. Poi come vi ho detto, con il tempo cercherò, se sarò ancora qui, cercherò di migliorarmi, ma dovete aiutarmi anche voi con i consigli, cioè dovete, e ne sarei contento, ecco. Adesso vado a montare semplicemente questo e ho finito.
Ecco qua. Beh ragazzi, dai, io direi che sono più che soddisfatto e adesso prendo quello che ho montato fino a questo numero, il 45, e poi ci salutiamo. Guardate che meraviglia, immaginatevi poi insieme alla Lancia Stratos, poi uscirà probabilmente a gennaio-febbraio, sempre con Centauri alla 037, la aspettiamo di sicuro tutti. Ecco qui. Pensate soltanto al lavoro che hanno fatto qua per le cuffie del semiassi e qui all'interno dove abbiamo messo l'altro capo del semiasse, dove c'è poi di fatto all'interno il giunto mocinetico, no? Immaginatevi che lavoro con la cuffia paraolio, parapolvere in gomma e questo pezzo dorato con l'altro dietro argentato, e io trovo che siano bellissimi questi particolari, bellissimi. Poi abbiamo due altre opere d'arte, mi hanno suonato al campanello un attimo, pensavo mi fosse arrivato qualche pacco, invece è qualcosa di meglio, è arrivata la mia dolce metà a salutarmi, scusatemi, però sono contento. Questo è il musetto, guardate, dico sempre le stesse cose perché non riesco a trovare altri aggettivi, è superlativo, è stupendo, un'opera d'arte. Ecco, perché poi la differenza la fa il particolare. Guardate i filetti, che precisione, il colore delle plastiche delle frecce. Io trovo che sia meraviglioso. 10 LED per rendere funzionale questo musetto a livello di illuminazione, frecce comprese. E infine, per adesso, ecco qua, altro pezzo forte. Le targhette non hanno l'adesivo come la Lancia Stratos, ma si sono migliorati, complimenti a Centauria, perché ha messo le viti. Ecco qui, nelle targhette in alluminio. Sembra dipinto ad olio e va ancora lucidato. Sotto troviamo il Kevlar. Io sbagliavo a dirvi fibra di vetro, ogni volta che poi mi risentivo dicevo ma perché ho detto fibra di vetro, che è Kevlar, che è la stessa cosa che avrebbero dovuto fare qua per il guscio dei sedili, così come anche questi andavano in tessuto, e purtroppo si poteva fare e purtroppo non è stato fatto, peccato. Ci sono comunque dei kit che uno può acquistare, dipende poi dalle vostre tasche, da quello che voi volete fare con i modelli. Io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio e un saluto anche a tutti i vostri cari più cari, e mi raccomando ragazzi, mettete mano al portafoglio, ma non uno dietro l'altro, uno alla volta. Se avete piacere aiutatemi a crescere con il canale, io
appena potrò spero di poter investire qualcosa in una foto, come si chiama? Videocamera, fotocamera, non lo so, sono ignorante ragazzi, scusatemi, sono una persona che impara abbastanza in fretta, ma sono solo e non so nulla. Quel poco che so me lo ha insegnato qualcuno, una persona, e poi sono riuscito pian piano io a capire con i miei tempi, diciamo un po' l'evoluzione, ecco. Però stavo anche pensando che acquistando un oggetto di questo genere, e quando riesco ad usarlo bene io, figuriamoci, non ce la posso fare. Ciao a tutti ragazzi.